Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, Quindi87. Oggi voglio fare un video un po' particolare e sono nel bosco, che per me vuol dire essere a casa praticamente, visto e considerato che ormai da 6 anni o più vivo in montagna e quindi non mi resta molto difficile uscire e andare a provare coltelli, comunque ho sempre a che fare con strumenti da taglio per far legna e per varie altre necessità. Allora, perché oggi il video è un po' particolare? Perché io, diciamo, mi sono un po' stancato di sentire qualche chiacchierone che dal giardino di casa afferma che per avere degli strumenti usabili a bosco bisogna necessariamente prendere dei coltelli di fascia alta, costosi, con l'acciaio di ultima generazione, perché altrimenti non si può lavorare, non si può tagliare la legna, non si può fare nulla, siete persi nel bosco se non avete questi coltelli. E come chi segue il canale avrà visto, c'è stata occasione di dimostrare comunque che anche con strumenti umili da lavoro si può fare una buona performance. Ci sono strumenti che costano poco, ovviamente le finiture sono quelle che sono, ma se parliamo di mero utilizzo si può fare tranquillamente quello che ci occorre con questi strumenti, senza necessariamente andare a spendere cifre elevate. Quindi questo lo dico da, come sapete, appassionato di coltelli di ogni tipologia, di ogni fascia, appassionato di strumenti da lavoro, appassionato di accette, appassionato in generale di utensili da taglio. Ma diciamo che nel mio caso non vengo sponsorizzato da nessuno, quindi quello che io porto è la mia opinione, la mia esperienza, e quindi cerco nel mio canale di dire le cose come stanno. Non ho preconcetti, non ho bisogno di giustificare il fatto che io sia un appassionato di coltelli anche di fascia alta, dicendo che se non si hanno quelli tutti gli altri sono praticamente roba paccottaglia. Non so, qualcuno magari starà anche nei gruppi che ci sono, nei vari appassionati di lame, di strumenti da taglio. Addirittura alcuni definiscono che questi strumenti sono fatti con l'acciaio delle lattine pressate. Io penso che se uno strumento 200 anni fa scaldava la gente, e la gente di 200 anni fa secondo me lavorava molto più di noi e tagliava molto più di noi con gli strumenti, nella media di quello che si vede oggi in giro e di quello che si trova oggi nei social. Penso che se andava bene 100, 50, 80 anni fa, penso che vada bene anche oggi, e penso che se si parla di mero utilizzo certi strumenti non siano proprio così scadenti come qualcuno continua ad affermare nonostante le evidenze. Quindi oggi sono qui perché? Perché con voi voglio farvi vedere una bella cosa. Allora, oggi come sempre sono un po' a lavoricchiare, a sramare, a fare. Che vi faccio vedere? Vi faccio vedere, l'avete già visto sul mio canale, ma vi faccio vedere questo, vi faccio vedere lo Shining Mountain Bowie. Questo qui che vedete con la versione in manico in dischi di cuoio è un coltello che costa circa 400 euro, prodotto dalla Bark River, azienda americana, in acciaio al carbonio A2, bellissimo, stile Bowie, quindi punta clip point, coltello bellissimo, manico in dischi di cuoio, pomello in alluminio, fissato dietro, quindi il denteng ma bello spesso, 6 mm, monoguardia, così ci possiamo un po' lavorare nel bosco. Coltello fantastico, bellissimo, bellissimo, che lavora molto bene anche, avete visto anche nell'altro mio video. Però quello che io ci tengo a dire è, per andare nel bosco, a parte quelli come me che hanno la passione dei coltelli,
ma devono per forza comprare un coltello del genere? Se parliamo di mero lavoro pratico, no? Per passare un weekend, per fare un po' di legna, per scaldarsi sul fuoco, devono comprare questo? No, perché c'è gente che afferma questo, che se non compri questo tutti gli altri sono fessi. Allora che facciamo oggi? Andiamo a tagliare un po' di legna, sia con questo che con questo, perché questo sarebbe, uso il condizionale, sarebbe uno strumento che non vale un centesimo, un badile, qualcuno afferma, un badile. Allora, qui che abbiamo? Abbiamo un acciaio umile da lavoro, forse un C40, un manico, anche lui in dischi di cuoio, semplicemente uno è più rifinito, c'è un bel pomello levigato in fondo, e questo qua è grezzo. Sono stati presi vari dischi di cuoio impilati insieme. La guardia non è di acciaio, è un disco di cuoio più largo, semplicemente bloccato, ribattuto dietro con questo pezzo di ferro battuto, una lama che viene affilata a mano. Io ho tolto qualche bavetta, sappiate che se prendete questa roba qua la filatura magari vi arriva, ovviamente non vi arriva perfetta come in questo caso, vi arriva magari con un po' di bavetta, qualcosa che però con la pietra sistemate. Quando c'è stata la gara di chopping sono stato accusato che il Mannaresso, Santa Giustina della Rinaldi, fosse molto più grande degli altri, e grazie al cavolo vi assicuro che c'erano coltelli anche più lunghi di questo. Se andiamo a vedere, questi due strumenti hanno una lunghezza pressoché identica, come vedete. Ok? Cambia la linea, cambia che questo è un coltello che è nato per la caccia, per il combattimento e anche per lavori di utilità pesante, ovviamente. Questo è un coltello strettamente da lavoro, per processare frasche, legna e tutto quello che serviva alle persone che vivevano in un ambiente rurale, montano. Questo cambia solo questo. Come lunghezze, come pesi siamo lì, 700-800 grammi, forse pesa qualcosa in più questo. Lo spessore è più elevato in questo caso rispetto a questo, qui siamo a 5 mm, qua siamo a 6 e passa. Ok? E le finiture, questo è un prodotto che costa 35 euro, questo è un prodotto che ne costa 400. Ok? Andiamo a vedere se a uso pratico con questo rimaniamo per strada e con questo invece facciamo a pezzi il mondo. Andiamo a vedere. Adesso vediamo un po' qua. Prendiamo scartoffie se le volete, pagamenti scartoffie. Vediamo un po'. Allora, per farvi vedere che non è che sono venuto con questo non affilato, bel coltello affilato a rasoio, un bel Bowie cazzuto, no? E questo gli ho semplicemente dato una passata di cote e una stroppatina. Ok? Ah? Non si affila, è C40, è latta, questo no. No, se lo usate una volta rimanete a piedi proprio, vi rimane in mano, si spezza in due e con l'altro ci cucinate gli hamburger. Andiamo a vedere come lavorano. Qui c'è un po' di legna secca, di faggio, ovviamente un po' presa a terra, un po' dei rami secchi che ho trovato, e li andremo a tagliare con questi due strumenti. Bando alle ciance, vediamo un po'.
Bark River Shining Mountain Bowie. Bello, grande. Mannaresso Santa Giustina, Made in Italy, italiano, strumenti da lavoro, l'ho trovato in ferramenta. Vediamo un po' di roba consistente. Dieci.
Con i guanti questo cuoio è molto rifinito, tende un po' a scivolare. Beh, fili, ma non riesco a credere ai miei occhi. Qui c'è ancora tutta la lama. Il filo sembra in buono stato, ragazzi. A quest'ora il manico ormai sarei dovuto restare con il codolo in mano. Si sarebbe sfaldato o disintegrato o marcito, e incredibilmente sarà una casualità. Il filo è ancora qua. Non sembrano esserci grossi danni, E il nostro Bowie, perfetto, anche lui in ottimo stato. Beh, ma questo è un coltello da 400 euro, è normale. Qui sicuramente questa è una casualità e non è quello che avete visto le altre volte. Come vedete è perfetto, cioè lo sono andato a prendere nuovo oggi, questo probabilmente alla ferramenta, non è quello che avete visto nei altri video. Sai, perché questi sono monouso, cioè li usate una volta e poi li buttate. Secondo gli esperti funziona così.
qui c'erano dei nodi, a differenza dell'altro tronco. Il manaresso ci è passato dentro in pieno, guardate, battuto con il mazzuolo.
Allora ragazzi, vado alle conclusioni perché come vedete si sta facendo notte e poi non riuscirei più a farvi vedere particolari eccetera. Allora, io che vi devo dire? Sui vari gruppi addirittura mi è stato detto che io questo manaresso non era usato o era ritoccato o era... se ne sono sentite di tutti i colori tra i vari appassionati di lame eccetera. Allora, volete dirmi, vediamo adesso chi ha il coraggio di dire che questi due strumenti non hanno lavorato. Non lo so, se qualcuno parla giusto per parlare, per non ammettere l'evidenza, e allora lì io non ci posso fare nulla. Se il canale lo seguite per vedere un po' i fatti, la realtà delle cose, questi video sono per voi. Allora, qui ci sono gli strumenti, ok? Vedete la condizione del manaresso, spero che riuscite ancora a vederlo perché la luce è un po' calata. La condizione dello Shining, Bark River, Mountain Bowie, anche questo mi pare che ha lavorato, non è che ho fatto le finte. Ragazzi, che vi devo dire io? Cioè, non posso parlare con gente. Questo costa 35 euro. Chi ha dubbi se lo va a comprare, gli dà una rifinitina perché giustamente è un attrezzo che costa 30 euro. E poi vede, ho sentito di tutto, che si spezza in mano, si sfalda il manico, si rompe la lama, C40, lattina pressata. Ma quelli che parlano così, qualche strumento lo usano? L'hanno usato? Io non riesco a capire se parlano perché a loro gli conviene dire certe cose o perché se parla per dire la verità.
siccome questa sarebbe una lattina fatto di lattina pressata, io non l'ho toccato, lo vedete, è come l'avete, l'ho appena preso dopo aver lavorato. Se questo fosse di lattina pressata, come dicono, ok? Allora questa è la mia risposta a quelli che dicono che è di latta pressata questo strumento, va bene? Questo oggi ha tagliato più di quello che ha tagliato il Bark River, perché il pezzo grosso che ho cioppato, prima ne avevo cioppato un altro pezzo e non era partito il video, l'avevo finito, come avete visto, ho fatto circa 15 colpi con uno e 15 colpi con un altro, con la differenza che col mannaresso poi ho finito la pianta tagliata completamente, e la volta prima l'avevo finita col mannaresso lo stesso, ma non era partito il video. L'ha fatto la seconda volta, l'ha finita una seconda volta, quindi ha cioppato, ha lavorato molto più del Bark River, e questa è la tenuta del filo. Quindi quando parlano, ok, i maestri, che ce ne sono tanti, parlassero per cose vere, non per quello che gli conviene. Shining, ovviamente ottimo coltello, taglia anche lui ancora ottimamente, vedete? Non ha fatto danneggiamenti al filo, perché questo è un modello che per lavoro duro è più adatto rispetto ad altri modelli della Bark River, avendo un bisello basso, bello convesso, quindi il filo è molto più robusto rispetto ad alcuni modelli che scendono molto più fini. Ok, ha un bisello più basso, è un coltello più cicciotto, spacca meglio. Il mannaresso ha questa affilatura convex che io ribadisco ho rifinito, ho rifinito, quindi arriva con un po' di bavette, lo ripassate con una cote, con la pietra, lo stroppate, lo trattate come trattate i coltelli che pagate 200-300 euro. Allora sì, ho sentito gente dire il mannaresso ce l'ho nella cantina, tutto rovinato. Ragazzi, se questo qua lo tenete 20 anni nella cantina, ok, lasciato come il 90% delle persone lasciano il mannaresso, cioè nelle capanne, sotto l'acqua, freddo, intemperie, sole, ghiaccio, eccetera, che vi aspettate di trovare? Questo coltello così che costa 400 euro, pensate che poi questo lo trovate ed è perfetto? Senza ruggine, col manico perfetto, non rovinato, i dischi perfetti? Non è così. Prendete questo, coccolatelo, trattatelo come trattate i coltelli da 300 euro e vedete che vi dura una vita. Ok? Allora, se qualcuno ancora ha dubbi o, come capita spesso, parlasse per cose reali. Io ho fatto un po' il buffone su questo video, scusatemi, ma veramente mi piace dire le cose come stanno. Allora, io stesso ho questi coltelli, ho comprato questo coltello, è bellissimo, è un coltello magnifico, e io già il fatto che è un coltello bello, che lavora anche come uno strumento nato proprio per il lavoro, ok? Per me già è più che ripagato il prezzo, perché mi piace, io l'ho comprato per passione, ok? Sono soddisfatto di questo coltello, avete visto, ho fatto anche lavoro fino, quindi non voglio dire assolutamente che sbaglia chi compra questi coltelli o che è un fesso perché compra coltelli importanti, no. Voglio semplicemente però portare alla luce il fatto che questi sono strumenti da lavoro, ok? Può capitare il modello peggio rifinito, difettato, ma ragazzi vi capita anche con sta roba qua, e qua avete speso 400 euro. Se questo oggi a me mi si rompeva, io devo contattare la Bark River, e se mi andava bene mi dicevano spediscici il coltello dall'Italia all'America, erano costi di spedizione ovviamente, ok? Poi c'è una garanzia, c'è tutto. Il Rinaldi probabilmente no, non c'è nemmeno una garanzia. Se provate a contattarlo, io adesso non so, non ho avuto mai così grossi problemi, però sono 30 euro ragazzi, sono 30 euro, questo costa 30 euro, non ha il fodero, questo c'è da dirlo, lo Shining ha un bellissimo fodero, l'avete visto in dischi di cuoio, non ha le finiture che avete su un coltello di livello, cioè quello che vi spinge o spinge a comprare un coltello di questo tipo è la bellezza, è il fascino,
è il tipo di coltello, è la qualità delle finiture, è un coltello che sta bene sia sulle utilizzate sia in collezione, e su questo nessuno discute. Ma quando venite a dire che questi strumenti, questi che hanno lavorato per generazioni e generazioni, non valgono niente, o lattina pressata, perché un C40, un C45, che cosa... Allora, sì, questa frase dire C45 è un acciaio umile, ok? Ma l'acciaio, la percentuale che vedete 45, la percentuale di carbonio. Allora, quando la percentuale è alta, è vero che questo ha una percentuale di carbonio più bassa rispetto a una A2, questo è vero, ma il carbonio, ragazzi, ai coltelli gli fornisce la tenuta del filo a lungo, più a lungo, ok? Non necessariamente perché vedete carbonio più alto il coltello è migliore, perché molti acciai pieni di altri elementi sono addirittura, certi elementi gli danno una maggiore inossidabilità, una maggiore resistenza appunto alla ruggine, però non è che migliorano le proprietà della resilienza, ok? E anche un acciaio con un percentuale di carbonio bassa, se lo trattate bene, ok? Riesce ad avere delle tenute del filo più che accettabili, perché io adesso questo l'ho usato tutto il pomeriggio a tagliare. Che deve dimostrare? Cioè vi taglia ancora la carta, ha cioppato non so quanta legna, io ho cioppato la legna che mi può bastare per tutta la serata. Che deve dimostrare? Che cosa deve fare ancora? Se poi parliamo di meri test di tenuta del filo, allora molto probabilmente ci sono acciai più performanti, ma se parliamo di mero lavoro al lato pratico e mi dite devo fare la legna un weekend, uno può andarci benissimo con questo. E chi dice che non è vero, che questo qui è un, non lo so come è stato definito in mille modi, sta dicendo una balla, perché parla secondo le sue convinzioni, avendo provato quasi zero, ok? Perché gli piacciono i coltelli costosi e ci sta. Però prima di parlare, parliamo di fatti. Oggi avete visto i fatti, adesso giudicate voi, ognuno si potrà fare la propria opinione su questo aspetto, su questo argomento molto controverso. Il video si conclude qua. I coltelli, gli strumenti, perché addirittura sono stato ripreso perché ho detto che è un coltello. Va bene, strumenti da taglio pesano all'incirca gli stessi grammi, se non ci credete, non lo so, comprateli, piuttosto che chiedere, comprateli entrambi, pesateli e vedete. Ovviamente c'è una grossa differenza di bellezza, di estetica, assolutamente, di finiture, assolutamente. Uno è tirato a specchio, stupendo, l'altro è un attrezzo prettamente da lavoro, ma avete visto, tutti e due oggi li avete visti in azione. Ragazzi, come sempre, fatemi sapere le vostre opinioni, se il video vi è piaciuto, iscrivetevi sotto al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao!